temporale è accaduto esattamente all'1:20 antimeridiana e 0 secondi! Mio Dio! Mio Dio, Doc, hai disintegrato Einstein! Calma, Marty! Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Quest'oggi parliamo nuovamente di action figure e lo facciamo facendo una recensione di un action figure relativa ad un film molto famoso che ha avuto un successo planetario veramente buono. Sto parlando di Ritorno al futuro. Ritorno al futuro è un film che molti di voi sicuramente conoscono, diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Christopher Lloyd e Michael J. Fox. È un film, diciamo, a metà tra la fantascienza e la commedia, perché sebbene affronti il tema dei viaggi nel tempo, lo fa in maniera molto ironica, molto comica. E da questo film, che ha avuto anche 2 sequel, sono state tratte delle action figure prodotte dalla NECA. NECA, vi ricordo che è un produttore di action figure statunitense. Ha prodotto e produce continuamente nuove action figure, tutte tratte dal mondo del cinema e dei fumetti. Vi ho già presentato in un precedente video quella di Michael J. Fox e quest'oggi presentiamo quella del dottor Emmett Brown, che come detto era interpretato da Christopher Lloyd, un attore veramente eccentrico e geniale, oserei dire, in grado di interpretare personaggi sempre molto diversi. Lo ricordo anche in un famoso film di Star Trek dove interpretava un comandante Klingon. Lascio a voi la ricerca di andarlo a trovare nei vari film di Star Trek, così vi do l'occasione di guardarli tutti e di diventare appassionati come me nel caso non li abbiate mai visti. Allora, cominciamo a dare un'occhiata alla scatola. Come vedete nell'immagine principale ci sono il titolo dei vari giornali, il volantino che chiedeva di salvare l'orologio della torre e la chiave inglese con la quale Doc era sempre in uso a armeggiare e il disegno del flusso canalizzatore, che vi ricordo era il dispositivo usato nella DeLorean per tornare indietro nel tempo o tornare nel futuro in base a quello che dovevano fare. Di lato c'è una bella immagine con il fulmine che scende dall'alto e tocca la DeLorean, quasi a riprendere la scena del film. Qui sul lato posteriore troviamo una piccola descrizione dell'action figure e diciamo troviamo anche 3 foto relative al prodotto che troveremo dentro. Questo paio di occhialetti da mettere sopra al viso di Doc Brown, e qui vediamo invece le action figure che sono disponibili della stessa serie. Come possiamo vedere, oltre ad altre 2 di Marty McFly, questa è quella che io ho, poi ci sono anche questa chiaramente è relativa al film diciamo ai vari film successivi. C'è anche quella di Biff Tannen che probabilmente acquisterò per completare un po', diciamo, i personaggi del film. Qui vediamo ancora la stessa immagine e sotto troviamo chiaramente le indicazioni del produttore, che in questo caso vi ricordo è NECA, su licenza Universal. Allora andiamo ad aprire intanto la scatola Windows, quindi finestra. Come possiamo vedere troviamo sul lato sinistro una bella immagine proprio dell'action figure con sullo sfondo diciamo l'orologio fonte di esperimento per acchiappare il fulmine che consentirà poi a Marty di tornare indietro. E qui troviamo in bella mostra l'action figure vera e propria. Come possiamo vedere abbiamo la action, abbiamo una testa di ricambio con una posa diversa, quindi con occhi sgranati e bocca aperta, espressione molto in uso da parte di Doc Brown durante il film. Troviamo la chiave inglese
gli occhiali da posizionare sulla testa di Doc Brown e un altro paio di mani in posizione più aperta. Vedete? Ecco qua. Allora facciamo adesso l'apertura della scatola che tra l'altro è arrivata leggermente danneggiata, come potete vedere qui c'è uno strappo, ma sebbene non mi sia necessaria, perché comunque io la utilizzerò fuori dalla scatola, è comunque un pochino, diciamo, noiosa la cosa, perché ci sono alcuni che collezionano i prodotti mantenendoli nelle proprie scatole e quando ti arriva così, diciamo, danneggiata non è proprio una bella cosa. Sì, magari il negoziante forse la sostituirebbe anche, ma siccome è stata ordinata online bisogna rispedire questa indietro, insomma richiede un certo lavoro. Francamente a me, non essendo così necessario, ho lasciato stare. Nella scatola, oltre all'action figure, troviamo, come detto, il progetto della casa, troviamo questa busta delle lettere e il foglio dello schema del flusso canalizzatore, chiaramente in scala con l'action figure, quindi possono essere messe in mano alla figure per simulare le scene del film. Vi faccio vedere le mani che vengono proposte come opzione aggiuntiva. Ci sono il paio di occhiali, c'è la chiave inglese a pappagallo e chiaramente la action. Qui c'è la testa di ricambio, impressionante, veramente impressionante. Allora, adesso tiriamo fuori l'action figure. Ovviamente non tirerò fuori tutti gli accessori perché tanto ve li ho fatti già vedere e poi insomma non è che aggiungerebbe niente alla recensione. Come per la versione a occhi sgranati, anche la versione standard della testa è veramente molto somigliante. Penso che probabilmente abbiano usato una sorta di scansione 3D per realizzarla così somigliante. Vedete? Guardate, gli occhi sembrano addirittura vivi. Poi se addirittura la orientate, vedete, verso il basso, sembra che guardi veramente in quella direzione, e se la mandate indietro sembra invece che sgrani gli occhi anche questa. Quindi è stata veramente realizzata bene. Altro dettaglio, vedete il soprabito, il camice, ci sono addirittura i bottoni riprodotti, le cuciture, anche i bottoni sul polsino con le cuciture, i guanti hanno i segni proprio di come è fatto il dorso del guanto riprodotto, e questo soprabito, questo camice è materiale morbido, vedete, probabilmente siliconico, il che gli dà una certa somiglianza, se vogliamo, con il tessuto, quindi non impedisce più di tanto i movimenti magari verso l'alto un pochino sì, in quanto comunque ostacola un po' l'orientamento del braccio, vedete? Non è proprio facile metterlo verticale, rimane sempre un po' allargato esternamente, però diciamo che normalmente non è questa la posa in cui Doc Brown viene posizionato. Quindi sotto ha chiaramente anche questa maglietta che riproduce esattamente quella vista nel film, addirittura anche il colletto, vedete? Allora, il dettaglio è veramente alto. L'unica cosa poco, diciamo, realistica è la realizzazione dei capelli, che somiglia molto alla schiuma poliuretanica più che a una capigliatura. Però è anche vero che realizzarli in questa scala a un prodotto dal costo comunque molto contenuto sarebbe stato difficile. Prodotti superiori con capigliature più realistiche ne esistono, però chiaramente parliamo di prodotti diversi. Il paragone in questi casi con la Hot Toys è sempre frequente, ma ripeto, la Hot Toys, oltre che in scala 1 a 6, ha un costo superiore ai 300 euro, quindi molto lontani dai 35-40 euro che è il costo di questa. Come potete vedere, qui addirittura gli è stato riprodotto lo strappo sui pantaloni, proprio come il classico scienziato pazzo che non bada al suo aspetto. Vedete? Anche le scarpe sono veramente ben realizzate, sono molto realistiche, e sotto
hanno addirittura la suola, come potete vedere, con le varie righe. Vedete quei fori? Quelli servono per montare la figure su uno stand in grado di tenerla, diciamo, posizionata senza che possa magari cadere perché è sbilanciata, no? Ovviamente però quello stand non è fornito in dotazione, quindi in caso sono acquistabili a parte. Però diciamo che mettendolo un po' in posa, inclinandolo un po' nel dovuto modo, poi alla fine si regge anche da solo, quindi non è una cosa strettamente necessaria, basta trovare il modo di dargli un attimo di posabilità. Ecco, cosa che magari adesso non riesco a fare. Ecco, diciamo che in linea di massima si riesce a reggere anche da solo, per poco magari. Vabbè dai, si regge solo perché io sotto non ho una superficie particolarmente liscia, perché ho una copertura del tavolo un po' morbida, con quei panni morbidi, quindi gli crea un po' di slivello. Perché ho questa action figure? Perché è mia intenzione utilizzarla con la DeLorean della Eagle Moss. DeLorean che è in scala 1:8, quindi è un po' più, diciamo, un po' più grande rispetto alla scala utilizzata per questa action figure, che vi ricordo invece è in scala 1:10. Però, come già vi ho fatto vedere quando ho fatto il video su Marty McFly, che vi invito ad andare a guardare qui sul canale e lo troverete nella stessa playlist, sono due scale che tutto sommato risultano abbastanza compatibili, in quanto comunque, vista l'angustità dello spazio interno della DeLorean, probabilmente in scala 1:8 anche la figure non sarebbe poi entrata molto comodamente. Queste invece riescono ad entrare nell'abitacolo, non sfigurano a livello di rapporto proporzioni, ci siamo abbastanza. Certo, si nota che sono leggermente più piccole di quello che dovrebbero essere, magari se rapportate specialmente al sedile, però diciamo che a un colpo d'occhio veloce questa cosa non avviene. Se uno le guarda un po' più attentamente, magari sì, si può notare che sono leggermente più piccole, ma ripeto, non c'è tutta questa grossa differenza. Quindi io personalmente posso dire che mi accontento anche perché l'alternativa sarebbe solo la Hot Toys, che però è in scala 1:6, quindi troppo più grande e che sicuramente non starebbe bene vicino alla DeLorean invece in 1:8. Quelle della Hot Toys ovviamente sono dimensionate sulla scala sempre 1:6 della DeLorean, prodotta anche quella dalla Hot Toys, e di conseguenza sono state progettate per quell'utilizzo. Qui invece abbiamo a che fare con un prodotto che è stand alone, ovvero è stato progettato e realizzato per soddisfare comunque un altro genere di collezione, non quella di essere comunque inserito in quella vettura. Però il caso ha voluto che non sfigurino nel rapporto di dimensioni tra loro, quindi personalmente ritengo che sia possibile utilizzarle. Se volete vedere meglio il rapporto di dimensioni, vi invito a guardare il video di Marty McFly, dove era appunto inserito dentro la mia DeLorean, anche se parzialmente smontata, perché devo ancora acquisire alcune modifiche da montare sul modello, quindi non è completamente chiusa. E possiamo dire che per chi ha quel tipo di necessità come diciamo io, la figura in questione dal mio punto di vista è molto consigliata. Ecco, come vi posso far vedere, ha chiaramente i vari punti di snodo. Vedete, è possibile mettere in posa le braccia, possibile mettere anche in posa le gambe, anche il piede ha un minimo di mobilità, anche se non molta. Chiaramente anche l'altra gamba si può piegare. E comunque consentirà sicuramente la piega minima necessaria per metterla fuori dentro la macchina, volendo, anche se magari non ha proprio un'escursione massima sulle gambe, ma comunque è sufficiente per poterla diciamo posizionarla seduta. Come è possibile anche invece metterla in piedi vicino alla macchina,
In quel caso, mettendola fuori dalla vettura, magari si nota di più la differenza di scala, mentre nell'abitacolo la cosa è meno evidente. Quello poi comunque sta a voi scegliere in che modo volerla diciamo posizionare. Come potete vedere anche la testa è orientabile, sia in avanti anche indietro, e le mani, come vi ho detto, queste sono quelle in posa chiusa, però ci sono state date anche quelle in versione a mano aperta, quindi veramente possiamo alla fine ricreare un po' tutto quanto quello che vogliamo. Viene fornito anche quel piccolo sfondo in cartoncino che ritrae la villa di Doc Brown. Volendo, per chi non ha la DeLorean a cui affiancare queste figure, può utilizzarla anche solo mettendoci quel cartoncino dietro, magari interagliandolo in qualche modo, oppure si può stampare magari un'immagine ripresa dal film ispirandosi a questa, magari in una versione più grande, però ha comunque già diciamo in mente in che rapporto di scala la deve stampare. Bene ragazzi, io direi che a questo punto è tutto. Action figure della NECA, ripeto, acquistabile tranquillamente online dai negozi specializzati che vendono action figure o comunque di collezionismo di vario genere. Non è chiaramente un giocattolo, è un prodotto rivolto sempre ai collezionisti, dal costo estremamente abbordabile. Vi ricordo che si trova tra i 35 e i 40 euro attualmente, quindi non sono cifre pazze. E sicuramente è un action che richiama molto bene l'aspetto di Christopher Lloyd, quindi del Doc Brown visto nel film. Bene, spero di avervi dato una panoramica abbastanza completa di questo prodotto. Io personalmente mi ritengo molto soddisfatto di averlo preso e sicuramente appena possibile farà la sua bella mostra di fianco della DeLorean insieme a Marty McFly. Vi ricordo ancora, prima di concludere, di iscrivervi al canale, che l'iscrizione è completamente gratuita e attivando la campanella sarete sempre allertati ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Inoltre la vostra iscrizione mi dà quell'input in più, quel riconoscimento da parte vostra in più per fare crescere il canale e per fare in modo che io sia in grado di proporvi sempre dei prodotti nuovi e delle novità interessanti. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do un saluto e un abbraccio a tutti e vi aspetto al prossimo video, sempre con 1,21 gigawatt. Ciao ciao a tutti!